Aria. L'aria è una forma vocale, ma anche strumentale. È una forma, una struttura che sta in piedi da sola, ma la troviamo anche inserita in altre composizioni. Ad esempio l'oratorio, la cantata, e per quelle strumentali ad esempio il concerto, la suite, e ovviamente la troviamo anche nel melodramma. Nel titolo di questo video ovviamente noi abbiamo segnato aria nel melodramma, quindi parliamo solo di questo ambito. La struttura dell'aria, abbiamo detto, è una struttura che parte, inizia, il concetto è proprio una struttura che ha un inizio e una fine. All'interno del melodramma questa struttura a sé stante rimane e nel corso della storia ha avuto qualche modifica, qualche evoluzione. Non esagerata sicuramente. Diciamo che se prendiamo le prime arie, quando parliamo del primo melodramma, parliamo del Seicento, parliamo del recitar cantando, e lì vediamo che sono sempre dei momenti in cui il cantante è il protagonista, ovviamente. L'aspetto vocale emerge, anche se era il recitar cantando, dove la recitazione era importante, però agli inizi, quindi nel Seicento, l'aspetto strumentale di accompagnamento non era così poderoso come poi nel corso dei secoli successivi. Se vi volete risentire un'aria che vi può dare quest'idea di voce più importante, quindi la parola rispetto all'ambito strumentale, potete risentirvi, vi ricordo Boschi Ambrosi, l'abbiamo trattata nel video Monodie e Polifonia. Nel corso, facciamo questa brevissima carrellata di modifiche nell'ambito del melodramma, nel corso dei secoli quest'area, come vi ho detto, questa forma non ha grandi trasformazioni. Inizialmente è proprio una forma che ha un inizio e una fine, proprio che può essere anche estrapolata. Molto spesso, sapete, esistono concerti di arie, ovviamente alcune volte anche duetti, tratti dalle varie opere, quindi presi a sé stanti e riproposti in pubblico in forma di concerto. All'interno del melodramma, abbiamo detto, questa forma subirà delle leggerissime trasformazioni. Una di queste è proprio l'aspetto della struttura chiusa. Questo inizio e questa fine ben definite per molti secoli, per un bel periodo, piano piano nel corso dell'Ottocento questa cosa si perde. Abbiamo più il fluire continuo, la storia che viene raccontata non ha più queste parti così definite, parti stagne. Tra Settecento e Ottocento nasce anche o perlomeno si afferma anche un altro aspetto importante, che è la contrapposizione della finalità dell'aria. Allora, qui partiamo proprio da quello che sarà poi il nostro lavoro principale di ascolto. Che finalità ha l'aria all'interno di un melodramma? A cosa serve? Allora, serve sicuramente al cantante per esibirsi, al compositore per fare anche successo, perché sono ovviamente i punti importanti in cui il pubblico è lì che attende il cantante, ed è ovviamente anche, sono le melodie che molto spesso rimangono molto più impresse, che vengono ricanticchiate nel corso del tempo e rimangono fisse nella memoria. Abbiamo generalmente appunto due finalità, quella più espressiva e di conseguenza è un'area molto più statica, dove il protagonista esprime i suoi sentimenti, racconta un suo momento. E poi c'è l'area più di movimento, che spesso è l'area più buffa e ovviamente più virtuosistica, spesso e volentieri. Tra 7 e 800 si afferma anche quella che è un'area che contrappone tutti e due questi movimenti, questi caratteri diversi. Quindi abbiamo un inizio più cantabile e una seconda parte in cui abbiamo l'agilità sicuramente più messa in evidenza, il virtuosismo. E questa parte prende il nome di cabaletta. Partiamo da questo esempio. Allora, andiamo a sentire
Adesso facciamo proprio un po' di ascolti su questi due pilastroni, su questi due aspetti importanti. Prenderemo per gli esempi un periodo, così abbiamo degli esempi un po' più omogenei. Prendiamo la seconda metà dell'Ottocento e partiamo proprio da questo esempio di parte cantabile più cabaletta in un'aria assolutamente molto conosciuta di un'opera strafamosa che è La Traviata di Giuseppe Verdi. Andiamo subito a sentire il momento in cui Violetta inizia quest'aria ed è la parte in cui lei si pone dei dubbi. Lei è stata colpita da questo personaggio, da questo amore iniziale, da questo sentimento per Alfredo che non sa bene che cos'è e quindi lei si chiede, è strano, quindi è perplessa. Facciamo subito questo breve ascolto della parte cantabile di questa aria. Questa è la parte in cui lei esprime queste sue emozioni contrastanti. Nella seconda parte, nella cabaletta, lei dice no, follie, e quindi sempre libera di Gio, folleggiare di gioia in gioia, quindi la visione è sicuramente più movimentata anche nell'aspetto stesso della musica e della sua vocalità. Qui stiamo parlando di Violetta, di un soprano, e la voce che abbiamo sentito adesso e che risentiamo adesso nella cabaletta è la voce di Renata Scotto. A voi. Sempre libero di Dio folleggiare di gioia in gioia, o che scorre il viver mio bei sentieri e il piacer nascono giorno in giorno muoia, sempre lieta ne ritrovi Abbiamo sentito quindi i due momenti in contrapposizione, quindi quello più cantabile e espressivo e quello più virtuosistico sicuramente, conosciute sicuro. Adesso prendiamo però l'esempio solamente espressivo e qui analizziamo un'aria, una parte di un'aria dove non abbiamo i protagonisti principali. Quando abbiamo detto all'inizio l'aria nel melodramma è affidata generalmente ai protagonisti, ed è vero, i protagonisti principali hanno anche più di un'aria dove mettono in mostra le loro abilità canore. Non è così frequente avere delle arie nei personaggi più che secondari, non certo i comprimari sono rarissimi, ma ce ne sono di meno. Non è impossibile ovviamente. E nel caso che facciamo adesso, nell'ascolto che facciamo adesso, prendiamo proprio un personaggio non primario. Stiamo parlando dell'opera Bohème e quindi conosciutissima. Siamo sempre nello stesso periodo, quindi seconda metà dell'Ottocento, come vi ho detto prima, ed è l'aria di Colline. Colline è il filosofo del gruppo dei Bohémiens ed è il momento, qui proprio l'espressività è la cosa fondamentale di questa breve aria. È il momento in cui lui guarda il suo pastrano, il titolo dell'aria è Vecchia Zimarra, che sta per portare al Monte dei Pegni per cercare di prendere qualche soldo per aiutare Mimì morente e quindi per essere d'aiuto. Ed è l'addio proprio alla
alla sua zimarra ed è un aspetto estremamente intimo, profondo, doloroso. Una particolarità, io vi faccio sentire la parte conclusiva, la particolarità che vi prego di ascoltare è negli accordi anche finali, che saranno poi gli accordi anche conclusivi dell'opera stessa. A voi. Ora che i giorni lieti fuggì, addio fedele amico mio, Questi accordi, questa chiusura di quest'aria è proprio il dolore. E adesso ve li faccio vedere. Sono gli accordi, visto che abbiamo detto che prima era Renata Scotto, giustamente la voce che avete sentito di Erwin Schrott come basso. Colleen è un basso, non di quelli profondi, ma la voce è la voce di un basso. Gli accordi finali appunto di quest'aria, e adesso vi faccio vedere anche proprio sempre nella riduzione per canto e pianoforte, così la schermata è piccolina, sono gli stessi identici accordi della chiusura dell'opera di Bohème, quando l'addio è a Mimì. Ok, qui abbiamo avuto il dolore, l'espressività in maniera molto molto evidente, intima, profonda ed evidente. E adesso facciamo l'altro esempio da solo, cioè quello dell'aria di movimento virtuosistica. Qui abbiamo sicuramente tanta scelta. Io ho voluto prendervi un'aria dove il virtuosismo è esageratamente presente. Ve ne faccio sentire anche qui la parte conclusiva, un pochetto più lunga, ma ne vale assolutamente la pena. L'aria è tratta dalla Lacmé di Leo Delibes ed è un'aria assolutamente per soprano leggero. Qui la voce che sentite è di Nathalie Dessay, quindi abbiamo l'indicazione anche della voce di chi canta, e l'aria è l'aria Air de Clochette, Air de Clochette. Noi la conosciamo come l'aria delle campanelle, come definizione, o dei campanelli, alcune volte la sentite, e sentirete perché si chiama in questo caso il riferimento ai campanelli. Avete una quantità di difficoltà tecniche veramente estremamente evidente. Sto zitta e a voi l'ascolto. Il finale su questo Mi
prolungato e tenuto è di peso, è nettamente di peso, sicuramente, ma tutta l'aria è un'aria estremamente faticosa da un punto di vista tecnico. Vi consiglio di ascoltarla per intero e se avete anche la possibilità, ascoltatela guardando lo spartito. Se la seguite leggendo, avrete il modo di gustarla ancora di più da un punto di vista non solo d'orecchio, ma anche di comprensione delle difficoltà tecniche di quest'area. Quindi, primo assaggio di questa forma, con gli aspetti messi in evidenza, principalmente quelli che noi possiamo riconoscere all'ascolto, quindi quello espressivo, e quindi l'aria statica, e quello di movimento più virtuosistico. Alla prossima!